Siamo col dottor Fausto Ramondelli, presidente di Intersteno, un'associazione di stenografi di cui ci parlerà. Oggi è una giornata particolare al Senato, alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato, si comincia un percorso che chiede il riconoscimento della stenografia come patrimonio immateriale dell'umanità all'UNESCO per farne patrimonio dell'umanità. Perché è importante la stenografia nella vita sociale, politica in Italia e anche a livello internazionale? Sì, oggi cominciamo questo percorso che sarà abbastanza lungo. L'Intersteno è del resto un'associazione molto antica, è stata fondata nel 1887. La stenografia rappresenta la radice di molte professioni che sono attuali e quindi ha un valore sociale e culturale che noi riteniamo degno di tutela e di valorizzazione. E in particolare oggi la stenografia viene impiegata sia nella resocontazione parlamentare e giudiziaria, ma anche in professioni di tecnologia avanzata, come per esempio la sottotitolazione, e quindi diciamo, ha un suo risvolto che investe la vita diciamo, professionale, sociale in molti ambiti. E proprio in questo senso la stenografia ha rappresentato e rappresenta uno strumento che in alcuni ambiti ha anche un significato di avanzamento della democrazia. Pensiamo soltanto alla possibilità di avere la pubblicità degli atti giudiziari o addirittura ai resoconti parlamentari, che sono il momento più alto di pubblicità dell'attività politica, che consente ai cittadini di avere conto di quello che avviene all'interno dei parlamenti per poter poi assumere le decisioni nel momento delle elezioni. La stenografia, è stato detto, è una delle forme che aiuta la sottotitolazione. Sì, sicuramente. Diciamo che la stenografia nasce per altri motivi, però la sua applicazione, soprattutto grazie alle attuali tecnologie abbinate appunto alla stenografia classica, aiutano appunto anche nel campo della sottotitolazione, per cui diciamo che chiudiamo un cerchio che si riallaccia appunto anche a UNER e alla nostra attività. E la sottotitolazione, dicevo, rappresenta in qualche modo l'ambito tecnico più avanzato della stenografia, cioè l'ambito in cui la stenografia riesce davvero a seguire il pensiero, è l'unica tecnica che riesce a seguire il pensiero. Questo consente in Italia come in altri paesi di offrire alle persone non udenti in particolare la possibilità di seguire lezioni universitarie, convegni, processi e comunque altri incontri e accedere all'informazione e alla comunicazione così come gli altri cittadini. La forma della stenografia è una forma di traduzione, una forma di interpretazione, è un intervento intellettuale o è un fatto tecnico? Perché si dice si può risolvere con un intervento tecnologico, la documentazione si può fare anche in altre forme. No, la stenografia, come altre tecniche, è innanzitutto una tecnica anche di traduzione, perché comunque si passa dalla lingua orale alla lingua scritta non in modo classico, per poi avere un altro ulteriore passaggio, per cui è traduzione e interpretariato, non è qualcosa di automatico, ci vuole una tecnica che tra l'altro richiede del tempo per essere appresa, imparata. Che rapporto tra questo vostro impegno e l'impegno storico dell'associazione a favore del respeaking e della sottotitolazione? Bellissima domanda. Noi chiaramente siamo nati per portare avanti il discorso della tecnologia e della ripresa del parlato. La stenografia fa un lavoro diverso, fa un lavoro intellettuale. Abbiamo sentito per esempio Marco Cerini che ci ha spiegato come la stenografia insieme al riconoscimento del parlato è un'ottima combinazione per poter risultare vincitori in molti contesti anche professionali. Oggi noi vogliamo lanciare questo messaggio all'UNESCO, con il quale del resto siamo in buoni rapporti fin dalla nostra fondazione, per chiedere un particolare riconoscimento a questa tecnica che è stata impiegata in tutti gli angoli del mondo e in tutte le epoche e quindi diciamo, è arrivata fino a noi e ha consentito di trasmettere il pensiero e l'informazione fino ai nostri giorni.
E adesso quali sono i passaggi per la richiesta all'UNESCO del riconoscimento della stenografia? I passaggi sono diversi, praticamente il percorso dura 2 anni e presenteremo il 31 marzo la domanda alla Commissione nazionale per seguire poi un percorso appunto che terminerà, se non ci sono intoppi, a inizio 2017. Pensate di avere successo? Beh, certamente sì, la stenografia si presta a questo tipo di percorso.